Il sesso, la cosa più bella per il genere umano, il sesso, il piacere al quale l'essere umano non rinuncerebbe mai per niente al mondo, ed è giusto così e faccio così anch'io. Il punto è che l'essere umano in questa vita terrena è incastrato nel suo incantesimo, che è quello della dualità, che è quello di dover sempre scegliere tra due opzioni. Per maggior delucidazioni citofona a Miss Eva e chiedi della mela, perché similitudine o non è iniziato tutto dal di lì. E infatti in questo video parlo proprio della dualità per quanto riguarda la scelta che hai di vivere l'atto sessuale come un atto fisico o un atto sacro. Questo video nasce dallo spunto che ho avuto a seguito di un commento su un altro video in cui parlavo della importanza dello stare attenti e della pericolosità del partner che si sceglie, perché quando sei in orizzontale, se il tuo partner fisso, il tuo partner occasionale o altro non è proprio centrato e la sua vibra o le sue frequenze non sono proprio buone, lui ti passa esattamente tutto e poi sono problemi. La ragazza in questione, l'unica donna che ha avuto il coraggio di scrivere qualcosa che comunque ringrazio, grazie, la sua risposta andava in direzione completamente opposta a quella di questo video e infatti la ragazza sostiene che l'atto sessuale è un atto prettamente fisico. Ora, se non l'hai già fatto, oppure puoi stoppare il video o lo puoi fare dopo, noterai che i video che sono piaciuti di più sul canale di Noble Mondo Invisibile sono quelli relativi al sesso, perché l'essere umano si ferma semplicemente all'apparenza, non va oltre, e i video che sono stati più visti, dove parlo appunto di sesso, parlo di sesso in maniera completamente diversa per raggiungere certe cose nel sesso, come questo video qui, e ci arrivi se guardi gli altri video, nel senso che sono cose concatenate, incastrate, perché come si diceva, si dice ancora, tira più un pelo di fica che altro. Quindi abbiamo due opzioni: vivere l'atto sessuale come un atto fisico, e quando vivi l'atto sessuale come un atto fisico la tua energia si disperde, la tua energia se la becca l'altro, la tua energia va a finire, scegli tu i nomignoli che ti piacciono di più, al buio, al diavolo, a Satana, a Lucifero, all'altro. Quando vivi l'atto sessuale in maniera sacra, la tua energia rimane dentro di te, pulisce di brutto e sei in quel momento la proiezione di Dio, sei nel punto più vicino ad essere a somiglianza di Dio. Quindi io scelgo assolutamente per la seconda opzione e adesso ti dirò alcune cose che ti faranno capire la differenza, poi tu ovviamente sceglierai e magari potrai fare anche delle domande per capire se fino adesso o se adesso stai vivendo il sesso in maniera sacra o fisica. La società negli ultimi decenni, o chi decide per lei, hanno fatto in modo che ci scostassimo dal sesso vissuto come atto sacro e che prendesse sempre più piede il sesso come atto fisico, perché dovevamo essere più liberali, perché dovevamo essere più free, perché non dovevamo essere bacchettoni, perché la donna che per un periodo non decide di fare sesso diventa la acidona, perché l'uomo che per un periodo non decide di fare sesso diventa rincoglionito, sdoganando tutta una serie di azioni tipo gli incontri online, il porno super accessibile a tutti, queste super normale, gli scambi di coppia super normali, con la fotta di avere sempre più orgasmi. La Chiesa, dal suo punto di vista, invece, se sei cristiano cattolico e sei italiano, o se sei straniero, stai guardando questo video, magari sei cristiano cattolico, fino a non molto tempo fa, adesso ciao, professava il fatto di non fare sesso prima del matrimonio per una questione di eticità, moralità.
Se io avessi anche solo captato in un'omelia di una delle miriadi di messe a cui sono andata, del prete che diceva che l'energia sessuale è l'energia più potente, che l'atto sessuale è un atto sacro e che quando siamo in quel momento siamo la proiezione di Dio, la particella più vicina alla proiezione di Dio, sicuramente nei momenti d'oro di giovinezza avrei scelto molto meglio i partner con quali sono stata e magari sarei stata meno in quelle situazioni in cui ambigue, in cui non si capiva, eccetera, eccetera. Quando fai sesso come se fosse un atto fisico, c'è l'ego che pompa, non c'è niente di naturale e quindi si creano quelle situazioni in cui o lui o lei comandano a bacchetta quale posizione avere, come muoversi per raggiungere sta fissa dell'orgasmo, che poi tutte le volte che c'hai la fissa, tutte le volte non arriva. Quindi potrai obiettare e dire, vabbè, quando due persone si conoscono all'inizio si devono capire, ma ti posso assicurare che se non ordini in che posizione metterti e se ti avvicini all'atto sessuale come atto sacro, i due corpi si incastrano e si capiscono benissimo da soli. C'è la fotta, concedimi il termine, di mettere le bandierine, oppure l'ego che pompa, qui è proprio siamo a un alto livello, riuscire a raggiungere delle persone che magari sono state sempre raggiungibili, che magari sai benissimo che non sono per te, però vuoi mettere la bandierina anche lì. Fare sesso come un atto fisico, non ti si smuove niente dentro, rimane tutto fermo, è il fisico che ha il potere, non ti senti carico, ti senti scarico e non succede niente di strano, anche se arriva l'orgasmo. E poi c'è appunto nell'atto sessuale come atto fisico la fotta di, concedimi il termine anche qui, raggiungere uno più orgasmi, che appunto più lo dici più non arrivano. Nel sesso come atto sacro, seguimi qui ti prego, quello che succede è che, a parte che converrai con me, tu che stai guardando, che tu sei esattamente il prodotto, la creazione di due persone che hanno nella maggioranza dei casi scelto di avere dei figli e di averti, e quindi hanno coronato questo amore con l'atto sacro della creazione. L'obiezione può essere sì, vabbè, ma non tutti i genitori si amavano e hanno così tanti hanno scelto di coronare questo amore con l'atto sacro della creazione, perché una volta di default che si facevano i figli, ma ti posso assicurare che, e l'avrai sentito anche tu molte volte, di donne che non sono fertili, che improvvisamente, dopo che sono andati da 1000 ginecologi, improvvisamente rimangono incinta, oppure donne che sono strafertili non riescono a rimanere incinta. Non sempre, ma nella maggior parte dei casi, se le due persone lo scelgono come gesto d'amore estremo, arriva. Ma al di là di questo, perché uno può dire io non ho i figli, io non sono sposato, quando tu fai sesso come un atto sacro è l'unico momento della tua vita umana in cui non sei più nell'incantesimo della dualità umana. Ti ricordi quello che ti ho detto all'inizio? Sempre l'opzione delle due scelte. Riesci ad essere uno, si fonde tutto. Si fonde tutto. Ecco perché ho creato un corso completamente gratuito qui sul canale di Nob, Il Mondo Invisibile, su come fare l'amore divinamente, ovvero riuscire a essere uno con il tuo partner in orizzontale. Quindi è quando fai l'amore, sesso come un atto sacro, esci per quei minuti che sono
di più dell'orgasmo, e adesso ci arrivo, esci dalla dualità, sei uno con il partner e sei uno anche con la fonte Dio. Orgasmo o non orgasmo? Orgasmo o non orgasmo? E in quel momento quello che succede, qui puoi riconoscere se hai mai fatto sesso come un atto sacro o se è lì che vuoi andare. In quel momento tutti i sensi svaniscono, lascia andare tutti i sensi. Ecco la vera importanza del lasciare andare. E in quel momento, come ti ho detto all'inizio, sei la proiezione di Dio, sei nel punto più vicino a Dio e sei coscienza allo stato puro. E infatti quello che succede dopo aver fatto sesso come un atto sacro, ti arrivano le illuminazioni, e se sei intelligente prendi carta e penna e te le segni. Ti arriva una chiarezza di tutto quello che sei, di tutto quello che vuoi fare, dove vuoi andare, di quello che è stato, che è, si riconosce benissimo. Plus, infine, l'energia, come non l'hai regalata al buio, non l'hai regalata al partner, non l'hai fatta andare in giro a random, questa energia rimane dentro di te e si crea come un flusso che pulisce tutto, orgasmo o non orgasmo, perché nell'atto sacro l'ego non esiste per niente. Ricordati che il sesso spesso viene paragonato al fuoco, e immagino che tu sappia che il fuoco, dualità, due proprietà principali, scalda, ma se va nella direzione sbagliata ti brucia e ti fai male. Spero che questo video sia stato interessante. Se vuoi puoi scrivere nei commenti che cosa ne pensi dell'atto sacro e dell'atto fisico come atto sessuale, per quale voti. Ti puoi iscrivere al canale, puoi condividere. In descrizione trovi altri video sul generis per riuscire a vivere il sesso in maniera completamente differente. E adesso ascendo un po' di Palo Santo, trallallero trallallà, l'accendino non ci sta. A proposito, vi saluta Dante, gli ho dato il nome proprio per ricordarmi che nella vita si sceglie sempre se stare nell'inferno, paradiso o purgatorio, ovviamente come il grande Dante ci aveva consigliato una grandissima similitudine. L'accendino l'ho trovato per il Palo Santo per te, anche se non lo puoi sentire il profumo, l'odore del Palo Santo, spero che ti possa arrivare e che questo video ti possa far andare nella direzione dell'amore e del sesso sacro.